Allora, altro giorno, altro video e altra console, questa volta una PS5 Slim. Perdonatemi, l'inizio del video è tutto accelerato perché ehm, purtroppo non avevo acceso il microfono, non il microonde, non c'entra niente. E di conseguenza tutta la prima parte del video è stata un disastro. Me ne sono accorto troppo tardi e vabbè, pazienza. Allora, la console è stata portata da un americano, ok? E dopo un viaggio ha smesso di funzionare, non trasmetteva più l'immagine alla televisione. Quindi ho indagato un attimo, sembra che la porta avesse qualche problema. Quindi adesso il resto del video vedrete io che smonto, io che faccio qualche test e niente di più. Quindi buona visione e vedrete che circa al minuto 4 dovrebbe partire la seconda parte della registrazione dove appunto c'è l'audio. Per il momento, buona visione. Ok, riprendiamo la registrazione. E stavo dicendo che appunto secondo me è meglio cambiare questa porta e metterne un'altra più recente, migliore, la versione 2, ok? Perché queste qui sono sempre sull'orlo del fallimento e infatti basta un non nulla per causare problemi. Potrebbe lo stesso anche esserci altro, per esempio qualche problema al chip HDMI, quindi adesso andiamo a verificarlo, anche questo, direttamente dai filtri che ci sono qui, ok? Questi
4 filtrini qua. Andiamo in modalità diodo e andiamo a verificare se i filtri sono buoni o altro. 0.78, 78. No, le dataline sono a posto. E dopo c'è il pin numero 13. Ok, il pin numero 14 non porta da nessuna parte. Il pin numero 15 che purtroppo è sollevato. Lo premiamo giù, abbiamo 0.63, ok. Pin numero 17 è la massa. Abbiamo il pin numero 16 però, che fa anche questo 63. Poi abbiamo il 17 che è la massa, 18, 0.48, va bene. E poi c'è il 19 che fa 0.54, ok. Quindi tutte le connessioni al chip sono ok e misurano bene, quindi non ho motivo di credere che questo qui abbia preso una fulminata. Qui si tratta solo di un caso appunto in cui queste porte qui non sono molto affidabili, si rompono con niente e cosa ancora peggiore sono le saldature che vengono fatte di fabbrica che non tengono proprio per niente. Quindi per assicurarci un ottimo futuro per questa console andiamo direttamente a cambiare la porta HDMI con una nuova migliore e a fare saldature migliori. Porta HDMI, adesso vi metto la visuale dall'alto. O forse anche no, potrei anche direttamente lasciare così. Sì, mi sposto come al solito fuori dal banco. Ci arrivo con sì. Perfetto. Niente, gli metto un peso sull'altro lato della scheda. Mettiamo la ventola è piuttosto pesantina. Perfetto, così non scivola via mentre lavoriamo alla porta. Quindi adesso partiamo, 450 gradi, 50% di aria, togliamo la porta, mettiamo quella nuova e mandiamo a casa questa console teoricamente aggiustata. Allora adesso per il momento gli do un attimo una scaldata alla scheda, ok? Do un attimo di pre-riscaldamento, 450 gradi, 50% di aria, ok? Dopodiché vado a girare la scheda e faccio come le altre volte, gli metto un po' di stagno al piombo o anche stagno a bassa fusione, non ha importanza, basta abbassare un po' la temperatura di fusione delle gambe di ancoraggio della porta HDMI, non dei pin, non dei piedini, ok? In modo che, siccome i piedini assorbono meno calore rispetto ai punti di ancoraggio, ok? E cosa succede sui punti di ancoraggio? Succede che praticamente il calore se ne va via molto in fretta, ok? E quindi ci si mette molto più tempo a cambiare la porta. Io voglio evitare che la scheda prenda troppo calore, perché poi cambia colore, non è bello da vedere, eccetera, insomma. Quindi adesso che ho scaldato un attimino la scheda, vado con il saldatore. Un po' di flussante qui che mi aiuta e gli vado a mettere un po' di stagno. E adesso finiamo il lavoro con l'aria calda.
Facciamo in modo che si mischia bene intanto lo stagno e poi ci concentriamo solo con l'aria calda. Perfetto. Quando avrà raggiunto la temperatura, la porta cadrà da sola, come sempre. Al massimo gli diamo un aiutino. Adesso le gambe sono liquide, cioè lo stagno sulle gambe è liquido, ma non quello sui piedini, ok? Quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Quando si vedono i primi segni che magari la porta cade, si può dare una mano, non prima. Il calore deve arrivare anche dall'altro lato della scheda. Ecco, vedete, è uscito da sola, è caduto da sola, perfetto. Fantastico. Adesso non so più dove sia, eccola qua. Ecco qua. La porta è comunque in perfetto stato, ok? Non ha niente che non va, Volendola si può installare su un'altra console, eccetera, ma chiaramente questo non ne vale la pena. Ok? Anche come vedete c'è proprio i punti dove non ero neanche in contatto, si vede che non hanno neanche lo stagno praticamente. Erano appena attaccati alla scheda, uscita di fabbrica. Poi basta qualche smanettata con il cavo, basta, le saldature si crepano perché sono già deboli e via. Allora adesso non facciamo altro che pulire un attimino anche la zona, preparare i pad, preparare tutto, pulire i buchi e mettere la nuova porta. Quindi andiamo un po' con l'alcol isopropilico, ma adesso ci possiamo spostare sopra il banco per fare questa operazione. Ok, quindi adesso siamo sopra il banco. Una spruzzatina di alcol isopropilico. Andiamo a tirare via i residui di flussante che abbiamo usato. Fantastico. Dall'altro lato è già tutto pulito perché praticamente non abbiamo usato flussante. Vedete? Tutto perfettamente pulito. Non c'è traccia di flussante. A parte questo qua che si vede appunto le macchie più scure perché sono quelle, è il flussante che viene utilizzato di fabbrica, ok? Oppure qui sul bordo che magari è uscito dall'altro lato, si è girato sulla scheda. Comunque, molto bene, allora adesso possiamo aggiungere il flussante noi e andiamo a miscelare tutto di nuovo con lo stagno al piombo. Mettiamo anche qui. Puliamo tutto di nuovo adesso perché c'è il flussante bruciato dal saldatore. Perfetto. Adesso non facciamo altro che mettergli un piccolissimo strato
un po' ovunque, c'è proprio una leccatina. Fantastico. Così aiutiamo la nostra nuova porta a saldarsi meglio. Intanto prepariamo la nostra porta. Aggiungiamo ancora un pochino di stagno, basta pochissimo. Così stagno sulla porta e stagno sulla scheda si sommano e poi vengono fuori delle bellissime saldature. Chiaramente per tutto questo ci vuole esperienza, cioè non esperienza nel senso tempo e pratica ed edizione, insomma, per imparare il modo giusto. Ognuno può avere comunque il proprio modo, eh? Può anche non importare fare questa cosa qua sulla porta, magari lo ripassa dopo, qual è il problema di farlo dopo però, che ha a che fare con quel piccolo condensatore lì, ok? Questo qui. E questo qui è difficile, quando la porta è installata, è difficile andare a ripassare le saldature sui piedini quando c'è questo in mezzo. Poi succede che si attacca al saldatore e viene perso. E quindi bisogna rimpiazzarlo. Io preferisco fare così. Così almeno c'è stagno a sufficienza sia sulla porta che sulla scheda. E poi unendo insieme lo stagno chiaramente si unisce ed è maggiore, è una quantità maggiore che non solo quando viene applicato solo sulla scheda. Ok, siamo di nuovo su bordo banco, di nuovo 450 gradi, 50% di aria e non facciamo altro che aspettare che lo stagno si sciolga prima di mettere la nostra porta. Possiamo anche eventualmente avvicinarci un po' con la porta in modo che prenda anche essa un po' di calore, ok? Per velocizzare un po' la situazione, perché chiaramente mettere la porta fredda rallenta il processo e poi la porta deve scaldarsi di nuovo, far risciogliere lo stagno per permettere delle belle saldature. Adesso, come vedete, comincia a luccicare, lo stagno sui punti di ancoraggio si è sciolto e sta passando dall'altro lato, sta entrando nel buco. Ok, direi che è tutto pronto, possiamo mettere la porta. Ok, porta inserita, teniamo sempre in movimento l'aria. E teniamo lì finché non vediamo che lo stagno sulle gambe di ancoraggio non torna ad abbracciare su la nostra porta. Possiamo eventualmente anche muoverla un po' per assicurarci che sia tutto in ordine, in posizione, in modo che così, ecco, vediamo l'allineamento, eccetera. Perfetto. Eccoci qua, tutto terminato. Come vedete adesso le saldature anche sulle gambe sono tornate un po' su, ok, vedete? Abbracciano un po', saldature sui piedini sono meravigliose, adesso le andiamo a vedere anche da più vicino. Quindi mettiamoci sopra il banco, ok? E andiamo a vedere. Oh là, guardate che belle saldature. Allora, avviciniamoci, così le vediamo ben bene da vicino. Eccole qua, vedete? Allora, qui vabbè è un po' scarso, però c'è, nel senso è a livello. Mi piacerebbe di più vederle così un po' a piramide, ok? Però non ha niente di strano, insomma, è perfetto comunque lo stesso così.
Le saldature, come vedete, sono tutte belle scintillanti e hanno il bel cono che va su sul piedino, quindi queste sono saldature fantastiche, perfette, non serve neanche ritoccarle, ok? E vabbè, poi stessa cosa di qua, vedete? E dietro, vediamo com'è dietro. Dietro va benissimo. Non è scintillante perché chiaramente questo è un miscuglio fra saldatura al piombo e saldatura senza piombo, ma va bene così. La dimensione delle palline è perfetta. Tutto qua. Niente. Allora adesso andiamo a riassemblare e basta. Beh, adesso gli diamo una pulita però prima. Allora, vediamo sì, una pulita. Prendiamo la nostra pezza in microfibra, la bagniamo in alcol isopropilico, gli diamo una spruzzata anche lì giusto per, e gli diamo una passata, così eliminiamo completamente qualsiasi residuo di flussante che abbiamo utilizzato. Ecco qua. Rimane un po' le tracce di calore, ma quello non ci si può fare molto. Da questo lato è più bello perché chiaramente non abbiamo utilizzato il calore di qua, no? Fatto. Pulito, senza residui. Ottimo. Adesso ci rimettiamo questa spugnetta qua, giusto per, c'era anche prima, l'abbiamo salvata, quindi la rimettiamo, male non fa. E niente, riassembliamo. Tempo di riassemblare. Ok, momento per il test. Allora, HDMI, però per il momento è solo quello del mio monitor. Vi disabilito HDCP quando sono all'interno del sistema operativo della console. Il cavo della corrente.
Perfetto. Allora, c'è un disco dentro, ok? Luce blu. Allora, mettiamo la condivisione dello schermo, vediamo se riesco a vedere qualche immagine. Yes, c'è l'immagine, perfetto. Quindi niente, era solo una questione di porta. Incredibile che già comunque anche le PS5 Slim riportano lo stesso problema di porte, ok? Pensavo avessero cambiato le porte HDMI, cioè avessero messo quelle nuove, un po' migliori, magari con delle saldature un attimino più decenti, ma sembra di no. Oddio, meglio per me perché è lavoro per me, però insomma non è bello come immagine di un'azienda produttrice, no? Allora, lasciate che collego un attimo il controller e vi faccio vedere tutto. Allora, adesso l'USB tipo A è solo qua dietro, quindi il controller lo posso scollegare solo da qua perché non ho ancora un controller PS5 con l'USB-C eccetera, quindi non posso fare nulla. E niente, allora, impostazioni, sistema HDMI, disabilita HDCP, perfetto. E adesso possiamo cambiare il cavo. Bello fermo, bello duro, bello rigido, bello solido. Ecco qua, perfetto, non si muove neanche di un millimetro. E capture card, eccolo qua, vedete? Tutto a posto, perfetto. Quindi adesso possiamo direttamente spegnerla. Aspettiamo sempre 2 bip perché molto spesso le console sono in modalità, come si chiama? Modalità riposo o roba del genere, quindi se si preme solo una volta va in quella modalità lì e rimane accesa. Io la voglio spegnere. Va bene ragazzi, niente di nuovo, come in altri video, una semplice porta un po' difettosa e niente di più. Se vi è piaciuto comunque il video lasciate un like, commentate, fate sapere anche le vostre opinioni se volete, nessun problema. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!